Salve amici di Old Cars Palermo, in questo video spiegheremo come mettere in moto un'auto d'epoca ferma da molti anni, in questo caso si tratta di una Fiat 600D. Cominciamo con la revisione del carburatore. Per prima cosa andremo a smontare il coperchio del filtro dell'aria, che è fissato con un dado a farfalla. Procediamo con la rimozione del filtro e della relativa guarnizione. Come potete vedere si presenta in pessime condizioni. Adesso, con un giravite, smontiamo la scatola del filtro fissata al carburatore, con un anello restringente azionato da una vite. Una volta rimossa la vite, utilizzando una chiave a cricchetto con bussolotto da 13, svitiamo i due bulloni che fissano la scatola filtro sul collettore di scarico. Adesso possiamo procedere alla rimozione. Fatto ciò, avremo il nostro carburatore in bella vista, un Weber 28 ECP, che di certo ha avuto giorni migliori. Per evitare la rottura di perni e prigionieri, utilizziamo uno sbloccante. Adesso smontiamo il filo del comando dell'aria, che è fissato al carburatore con un perno da 7 mm e una vite. Adesso passiamo allo smontaggio della leva dell'acceleratore facendo una lieve pressione con il cacciavite. Fatto ciò, rimuoviamo il tubo benzina quando il carburatore è ancora fissato al motore, in modo tale da avere una base stabile per fare leva e tirarlo fuori. Per rimuovere definitivamente il carburatore ci rimangono gli ultimi due dadi. Aiutiamoci con una chiave da 10 mm e sempre il nostro fidato lubrificante. Procediamo allo smontaggio. Ecco fatto. A che ci siamo, visto le condizioni, rimuoviamo anche il carterino e applichiamo una pezza pulita e asciutta sul collettore di aspirazione, per evitare brutte sorprese sui cilindri. Ecco come si presenta il nostro Weber 28 ICP. A parte la sporcizia, non presenta crepe o spaccature. Prendiamo una vasca e iniziamo a pulire la parte esterna con della benzina, rimuovendo tutti i detriti con un pennello. Una volta pulito, vediamo che sorprese ci riserva al suo interno. Con un cacciavite italiano smontiamo le quattro vite del coperchio. Smontiamo il leveraggio della farfalla dell'aria fissata da una coppiglia minuscola. Ok, la guarnizione è attaccata al basamento, proviamo a non romperla. Quindi non bisogna tirare con forza il coperchio, ma delicatamente ci possiamo aiutare con un taglierino, cercando di farla scollare. Questo carburatore non ha tracce di benzina. Controlliamo lo stato dello spillo del galleggiante e funziona. Aiutandoci con della benzina, adesso rimuoviamo i detriti stazionati nel serbatoio. Puliamo i ciclerri con dell'aria compressa e rimontiamo il tutto. Perfetto, a questo punto andremo a verificare il funzionamento del leveraggio. Bene, adesso non ci resta che rimontare il tutto, semplicemente nell'ordine inverso.
Nel prossimo episodio verificheremo la presenza di corrente in tutto l'impianto elettrico per prepararsi alla messa in moto, quindi candele, spinterogeno e bobina. Grazie per la visione, se ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al nostro canale. Ciao!